Ragazzi, eccoci, inizia la nostra prova con un'altra delle moto più attese dell'anno. Questo 2019 è ricco di novità per quanto riguarda le maxi enduro fino a 1000, con anche un'inclinazione fuoristradistica bella accesa. Ovviamente la Tenere 700 è il protagonista di questo test. Partiamo in Spagna su questa pietraia veloce e vi dico subito che l'ergonomia in sella è ottima in piedi, si guida davvero bene. È stretta tra le gambe, il serbatoio si allarga solo nella parte più anteriore, però si manovra davvero bene. Vedete, questo è uno sterrato adesso con un brecciolino veramente infido, bisogna stare attenti. Pietre, forcella Kayaba da 210 mm di escursione che funziona benissimo. Adesso frenata, stava andando un po' lungo, sbandata con le Pirelli Scorpion Rally STR e via, gas aperto senza esagerare. Vedete come c'è un continuo cambio di curve. Il mono con leveraggio lavora benissimo, è molto morbido nella prima parte, dà trazione, ma poi non arriva praticamente mai a fondo corsa, a meno che non esageriate coi salti. Sentite poi il motore 700, il CP2, non sottovalutatelo perché è un motore che spinge veramente tanto, è dolcissimo sotto e poi ha una bellissima schiena in alto. I 75 cavalli in fuoristrada fanno fare grandi cose. Ecco un altro pezzo veloce, siamo in discesa, freniamo. Salto in discesa. Vediamo un po' dove andare, proseguo dritto. Ecco, le gomme Pirelli STR vanno molto bene anche su asfalto, mentre in fuoristrada sul brecciolino, quando si cercano le massime prestazioni, ci vuole un po' di attenzione perché la derapata ovviamente è meno progressiva rispetto alle Pirelli Scorpion Rally, quelle più tassellate. Ottimo il cambio e la frenata Brembo, adesso l'ABS ovviamente disinserito, è la prima volta che una Yamaha da enduro consente di toglierlo. Vi dicevo, frenata Brembo molto modulabile, la potenza è quella che serve col tassello per non mettere in crisi la moto. Sinceramente non ne vorrei di più, con un dito arresto la moto, la rallento in sicurezza. Proseguiamo, siamo in seconda. Cambio ovviamente senza assistenza elettronica, ma è morbidissimo, basta pelare la frizione con un dito e si mettono le marce. Adesso strada un po' più rovinata, poi in discesa bisogna stare attenti perché comunque è una maxi enduro, non bisogna farle prendere troppa velocità. Il peso si sente che è basso, siamo sui 205 kg col pieno, il baricentro è un po' alto e questo si avverte nello stretto, però vedete che in velocità la moto è veramente efficace. Cerco apposta i sassi, non il pulito, per farvi vedere questa forcella Kayaba è meravigliosa. L'ho provata anche su qualche salto oggi e mi ha evitato i fondo corsa. Sono a 110 in qualche punto, in piedi, guida perfetta, protezione dall'aria è valida, è proprio una protezione realistica. Mi toglie parte dell'aria dal busto, non dalle spalle, ma è giusto così perché poi il parabrezza non mi dà fastidio. Molto bella, nella guida seduta dà un po' fastidio con gli stivali da cross il carter destro. Tra l'altro 210 mm davanti e 200 dietro sono anche sufficienti per affrontare i percorsi accidentati, perché c'è un controllo finale delle sospensioni molto buono. Seconda parte fuoristrada, cerchiamo qualcosa di un po' più tecnico con la moto in prova. Guardate che controllo, si guida davvero bene in piedi, sembra di guidare opera, salto, pietra, scansata, sembra di guidare davvero una moto da rally.
Le 450 con la strumentazione, col castello qua davanti, mi ricorda davvero tanto quelle moto che qualche volta mi è capitato di provare. Ottima la trazione anche senza i controlli. Freniamo qua che c'è una bella curva secca a sinistra. Scusate l'audio ragazzi, è quello che è perché sto cercando anche un po' di velocità su questi percorsi realistici. La Tenere 700 va davvero bene, belle queste sospensioni Kayaba. Mettiamo a posto il microfono che è andato dentro in bocca praticamente. Via gas. Eccoci a manetta. Ovviamente il paragone con la 790 me lo starete chiedendo in tanti, sono moto diverse. La 790 si guida benissimo anche lei, baricentro più basso della Tenere, più cavalli perché siamo a 95 contro 75, ma nel fuoristrada questa moto va davvero bene. C'è meno elettronica ma si difende alla grande, considerando che costa dai 3 ai 4 mila euro meno della KTM. È sicuramente una degna avversaria, un po' più semplice dal punto di vista elettronico, però in fuoristrada è una guerra sicura tra loro due. Pietra in discesa, curva a sinistra, opla, sono andato un po' lungo però vedete, dolce sui freni, la riconduco dentro con un colpetto di gas sul posteriore. 75 cavalli danno delle velocità davvero importanti, qua discesa sassosa, ABS disinserito e via. Adesso mi siedo per vedere come si guida da seduti. Ottimo controllo. Da seduto c'è sempre quel fastidio per i più alti del carter destro che sporge un po'. Siamo dietro Filippo Colombo con la Tenere 700 e facciamo un po' di asfalto perché oggi la prova è incentrata sul fuoristrada, oltre 350 km di fuoristrada, però anche l'asfalto ci sta per vedere come va questa moto. È veramente leggera e agile tra le gambe, si sta molto bene seduti in sella, posizione molto enduristica col manubrio alto e largo qua davanti a noi, con gli stivali da cross avverto soltanto la presenza del carter destro contro il polpaccio, però l'ergonomia nel complesso è sicuramente valida. Il parabrezza, ve lo dico subito, ripara poco ma è giusto così per una moto realistica come la Tenere. Rimangono fuori le spalle, però il casco ha una buona protezione, un buon inserimento fino a 130 km all'ora. Poi ovvio se alzo il frontino come sto facendo adesso prendo tutta l'aria, ma in velocità basta abbassarsi un po' e si è proprio nello schermo del vetro che nasconde la strumentazione digitale che ricorda veramente quella da rally. C'è il classico castello con questa barra di metallo che serve per attaccare il GPS, la telecamerina e altri accessori. È molto molto furba, strumentazione leggibile a parte quando si copre di polvere, però ci sta in fuoristrada. Vi dicevo leggibile e dotatissima. Abbiamo il tachimetro centrale, l'ora, la temperatura, vedete ci sono tutti i dati, ma anche il consumo istantaneo, quello medio, il contagiri che con la barra che corre qua a lato, vedete adesso da gas si vede che sale, quindi bella strumentazione dakariana per la Tenere. Su strada non fatevi ingannare dalle gomme Pirelli, Scorpion Rally STR, hanno un disegno fuoristradistico ma tengono di brutto anche sul bagnato. Si piega forte con la Tenerona 700, ha una gran bella guida, non è troppo ciondolona, ovviamente la forcella ha dei trasferimenti di carico importanti se pinzate come degli assassini, ma nel complesso resta davvero bella e sappiate che consente di tenere medie molto molto alte. È una moto veloce, 75 cavalli, le regalano i 140 indicati di crociera senza problemi, con punte massime sempre di contachilometri di addirittura 200 orari. Poi vedete i paramani sono di serie, quindi le mani sono protette, sono molto robusti per uso fuoristrada. Gli specchietti hanno un look un po' troppo stradale, ma nel complesso funzionano bene e sono anche robusti. Quindi su strada questa moto è bella. Adesso il percorso è dritto, quindi non posso farvi vedere come piega, ma c'è un gran motore che spinge forte, molto regolare in basso. Guardate, sono in sesta a 3000 giri, do gas e lui cresce
senza indugio. Il cambio è molto preciso, ben rapportato, più corto ovviamente rispetto all'MT-07, però guardate, se scalo una marcia sono in seconda, qua c'è il contamarce che ho sporcato con la polvere prima, mettiamo in terza, guardate, vedete che spinta che ha. Poi l'ABS si inserisce facilmente con questo tastino qua quando andate in fuoristrada. Quindi nel complesso su strada è una gran bella moto. Tra l'altro la moto che usa Filippo Colombo qua davanti a me ha anche i telaietti portaborse, potete attrezzarla per fare il fuoristrada più ignorante, con gomme più tassellate o addirittura con le borse per viaggiare. Il motore si presta davvero tanto e bene. Sospensioni valide, morbide per fare anche il fuoristrada un po' difficile, ma comunque buone su strada. Guardate, se pizzo forte, c'è lo stop, vedete, si accuccia, ma c'è un ottimo controllo. Amici di Moto.it, ciao a tutti, l'avete già vista in azione con l'onboard, ma adesso è il momento di raccontarvi e descrivervi come è fatta la Yamaha Tenere 700. Eccola qua davanti a me nella colorazione blu, poi c'è anche bianca e rossa e tutta nera. È assolutamente coerente a quello che è il concetto delle maxi enduro, soprattutto di quelle dakariane. Quindi troviamo il cupolino con i faretti, li vedete qua, i 4 faretti, cupolino molto dakariano nello stile, paramani di serie, ruota da 21 pollici anteriore e 18 posteriore. Vi dico questo perché sono le classiche misure irrinunciabili se si va fuori strada. Torniamo alla moto, vediamo qua il doppio collettore di scarico che è protetto sotto da questa piastra in alluminio. La moto costa 9.490 euro e vi anticipo che il rapporto qualità-prestazioni è molto interessante, perché la moto ha delle doti notevoli in fuoristrada, soprattutto se pensiamo a quello che costa. Vediamo poi, proseguendo la linea, la vista. Qui i convogliatori del radiatore nascosto qua sotto, ben protetto da questa griglia in plastica, serbatoio in lamiera da 16 litri e sella posta molto in alto. Poi vedremo che questo forse è uno dei difetti della Tenere per chi non è di gamba lunga. Siamo infatti a 875 mm. Il motore è il bicilindrico CP2, un ottimo motore che già abbiamo visto sulla MT-07 e l'XSR, oltre che sulla Tracer, quindi è una piattaforma largamente utilizzata da Yamaha. Il telaio in acciaio, che ha questa culla inferiore che è imbullonata e con queste piastre di alluminio per le pedane molto belle. Scarico singolo sul lato destro, forcellone in alluminio e i cerchi. Vi ho detto 21 e 18, la versione blu ha i cerchi blu dotati di camera d'aria, scelta coerente appunto con lo spirito da enduro, da maxi enduro votata al fuoristrada, perché questa moto in fuoristrada ci va. Oggi abbiamo fatto quasi 350 km di piste sterrate e si è comportata molto bene, ma l'avete già visto nella GoPro questo. Gomme sono le Pirelli Scorpion Rally STR, 150 posteriore e 90 all'anteriore. Vediamo l'altro lato con anche la parte destinata al passeggero, sella in 2 pezzi. Il passeggero ha una bella porzione di sella, vedete che è molto lunga, pedane basse, mancano le maniglie che sono optional. Qui ci sono dei ganci per le borse proprio per rispettare lo stile racing di questa moto. Fianchi molto stretti, vedete proprio la sezione della moto come è raccolta. Sporge soltanto un po' il carter di destra che si sente nella guida da seduti, soprattutto se avete gli stivali da cross che sono ingombranti. Con le scarpe normali invece dà molto meno fastidio. E vediamo il ponte di comando, blocchetti classici perché non ci sono mappe del motore, non c'è ride by wire, c'è il classico doppio comando del gas. E vediamo anche la strumentazione retta da questo castello che ricorda tantissimo le moto da rally, con questa barra superiore che può essere utile per un GPS, però questa moto la vedo già facilmente configurabile anche per chi correrà ad esempio nel motorelli con un bel roadbook. Proseguendo sul lato sinistro troviamo sempre il motore, questo motore molto alto nello sviluppo, perché vi ricordo che nasce per una moto da strada. Infatti qui c'è la coppa dell'olio, quindi sviluppo verticale importante, perché Yamaha ha adattato un motore stradale alla sua versione da maxi enduro da fuoristrada, quindi c'è qualche compromesso nella realizzazione della moto, però quello che conta è come va in fuoristrada. In fuoristrada la moto si è comportata molto bene. Ecco la leva del cambio con lo snodo, pedane zigrinate che hanno una cosa molto furba. Vedete la gomma? Questa gomma non è necessario toglierla, perché quando guidate in piedi si schiaccia, col peso si schiaccia e quindi gli stivali attaccano sulla parte metallica della pedana. Proseguendo nella vista, strumentazione adesso si è accesa, molto completa, eccola qui, comando di destra, comando di sinistra, mentre per azzerare i 2 trip si usano questi tasti qua. Vediamo poi altri dettagli, qui ci sono le levette per regolare il fascio dei fari, ve l'ho indicate. Poi altra cosa molto importante che non vi ho mostrato prima è la regolazione remota dell'ammortizzatore Kayaba. Ovviamente anche la forcella è regolabile
nel ritorno e nella compressione idrauliche. Eccole qua. Per concludere, un aspetto legato all'impianto frenante, che è italiano, come le gomme Pirelli, impianto frenante Brembo con 2 dischi da 282 mm, pinze Brembo e posteriore singolo da 245 mm. Per quanto riguarda i numeri, questa moto pesa a secco 187 kg dichiarati, che diventano 204 col pieno di benzina e tutti liquidi. L'altezza della sella è 875 mm, ma esiste anche un kit per ribassarla di 35 mm, sia lavorando sulla sella, sia cambiando i leveraggi qua sotto del mono, quindi abbassando la moto sul posteriore. Il motore sviluppa 75 cavalli a 9000 giri, ha ovviamente 6 marce, frizione a cavo molto morbida e una coppia massima di 68 Nm a 6500 giri. L'escursione delle sospensioni è di 210 mm davanti e 200 dietro. Prima di lasciarvi ai saluti finali con 2 amici molto particolari, un pilota e un appassionato vero di moto, vi dico quali sono secondo me i pregi e i difetti della Yamaha Tenere 700. Sicuramente tra i pregi c'è il rapporto qualità-prezzo eccezionale e la guida in fuoristrada, grazie al peso ridotto e a questo motore 700 davvero fantastico. Guida in fuoristrada che viene esaltata anche dall'impianto frenante perfetto per la modulabilità e dalle sospensioni molto scorrevoli. Tra i difetti la sella, pensate che c'è anche una sella optional più alta di 4 cm che arriva quindi a 91, però già quella standard a 87,5 è parecchio alta, quindi se non raggiungete il 1,75 m sappiate che è una moto abbastanza impegnativa per chi non ha la gamba lunga. Sandro Botturi, tu ormai sei amico di Moto.it, fai i salti con le Max Enduro? Eh sì, no, questa qua vi devo provarla nel campo da cross perché mi sa che ci divertiamo. Ve l'abbiamo detto Yamaha, vogliamo la moto. Poi senti, hai provato le altre moto della concorrenza, finalmente c'è la tua moto qua. Sì dai, dopo tanto tempo di attesa finalmente l'hanno svelata, l'hanno presentata e beh, è bello. È bello perché alla fine c'era veramente tanta attesa e forse troppi anni di attesa, però la moto è bella e l'ho usata oggi. Però penso che sono riusciti veramente con un prodotto veramente all'altezza, poco elettronica, molto off. Io ti dico, sono subito rimasto molto entusiasta perché mi aspettavo più una moto stradale, invece l'ho trovata molto adatta a fare il fuoristrada, anche se nell'uso stradale veramente ha un tiro di motore incredibile. Sono contento di questo perché fa parte di una famiglia come Yamaha e aver partecipato nello sviluppo anche tra virgolette in poco tempo, però veramente mi rende orgoglioso. Ti piacerebbe correre in Africa con lei? Eh sì, mi piacerebbe. Andiamo insieme? Speriamo. È meglio di no, meglio lasciare il lavoro vero a te che sei un pilota. Dopo il grandissimo Alessandro Botturi, adesso c'è l'altro personaggio che vi dicevo, un grandissimo appassionato di moto che non richiede neanche presentazione, lo conoscete tutti, Matteo Viviani. Che ci fai qua? Personaggio, quale personaggio? Io sono uno che va in moto, punto, nessun personaggio. Che ci faccio? Provo la bimba. Io so, perché me l'hai detto tu, che tu ami fare dei viaggi in solitaria da pazzo. Tu parti, te ne vai in Islanda un mese da solo con la moto, senza compagni di viaggio, da solo. Allora, funziona così. Io faccio un lavoro per il quale arrivo alla fine della messa in onda che sono carico come una pila e ho bisogno di una cosa, andarmene in mezzo ai boschi, non vedere nessuno, non parlare con nessuno, vivere come un selvaggio e starmene così per una ventina di giorni. Perché indichi là? Lo faccio una volta all'anno, è così, nel senso nel bosco. Perché lo fai in moto quando fai questa cosa da selvaggio? Certo, è evidente, cosa vuoi fare? In camper, scusa, no ragazzi, queste cose si fanno in moto, assolutamente. Grande Matteo, senti, che moto hai guidato? Che colore era la tua Yamaha? Facci vedere un po'. Guarda, questa signorina qui, la vedi? Vederla così mi racconti un po' come è abbastanza impolverata, come vedi. Che bel microfono che hai, tra l'altro. Hai visto? Questo qui me l'ha fatto un mio amico, quello che sta parlando in questo momento. Ma allora, devo dire che è super agile. Sembra un pesce, nel senso che ti diverti come un matto, sia nell'off-road sia a fare i piegoni nell'asfalto. È una roba meravigliosa. Cioè, oggi abbiamo guidato quanto? 10 ore. Quante 11 ore? 11 ore? Va bene, io sono così. Diciamo che i polsi non mi tengono più come una volta, però sono così, mi sono divertito come un bambino. Meraviglioso, ed è un gran bel mezzo, soprattutto agile, leggera. Io ho fatto diversi viaggi anche con il Super Tenere 1200, che per carità tutto giusto, soprattutto se fai appunto viaggi lunghi che necessitano grandi capacità di carico, perché mi porto dietro i viveri, la tenda, gli attrezzi, insomma chi più ne ha più ne metta.
lo senti il peso, qui senti che manca, senti la leggerezza, e infatti quest'anno il progetto sarebbe quello di andare in Islanda. Secondo me la signorina qua forse mi farà compagnia, vediamo, secondo me sì, e seguitemi, porca miseria, vi vengo a prendere a casa tutti quanti, mi dovete seguire, ok, Grazie. ciao, ciao, restituisco, via. Bellissimo tra l'altro. Ragazzi, avete visto, è un pazzo di moto anche lui. Adesso la prova è finita qua, commentatela sul canale YouTube di moto.it, vi risponderà direttamente Matteo Viviani. Ciao! Ciao. E dimenticavo, mi raccomando, anche in fuoristrada le protezioni paraschiena e la prudenza, come dice un certo Nico Cereghini. Ciao!